Che io non vorrei dire, ma voi avete la minima idea di cosa significhi essere me? Ciao, sono Alex Raccuglia e questa è The Morning Rant slash Technopills, lo spettacolo, l'intrattenimento, il momento di bellezza che noi viviamo quando noi andiamo, quando io vado da casa verso l'ufficio, anche se oggi è la giornata del pelato appeso a testa in giù e di conseguenza oggi non c'è ufficio, ma c'è andare a comprare delle robe da mangiare perché oggi abbiamo deciso di togliere al nostro figlio i pannolini e il nostro figlio ha detto: Ma sai che c'è? Io piscerò all'infinito alla facciazza vostra, tiè, tiè, tiè. Per cui stando a comprare dei mirtilli che gli piacciono tanto. Allora, dicevo, voi sapete cosa significhi essere me? Perché oggi, la puntata di oggi probabilmente sarà così complicata che ne faremo diverse, di puntate tutte collegate tra loro e tra l'altro vorrò chiedere l'aiuto dal pubblico da parte di alcuni amici sviluppatori perché voglio proprio parlare con loro di un problema molto forte. Ma cerchiamo di fare un po' di ordine. Allora, sì, cosa significa essere Alex Raccuglia? Semplicemente significa avere un problema che si può risolvere in 2 ore, 3 ore di lavoro e impiegarne 16-20 per generalizzare la soluzione in modo tale che poi la soluzione possa essere replicata con problemi più o meno simili, utilizzando pochi minuti invece che le solite 2 ore, 2 ore e mezza. E questa cosa qui quest'anno ha comportato innestare in 2 applicazioni che io già ho in vendita e che funzionano, delle strutture, delle funzionalità molto nuove, molto avanzate, cioè molto, non neanche molto avanzate, delle nuove feature che consentono di velocizzare alcuni tipi di lavori. E vorrei iniziare questa puntata facendovi vedere, soltanto voi che potete vederlo, chi mi ascolta in audio troverà il link settimoshortfilmfestival.it da qualche parte e eiaculato nelle note dell'episodio, detto così fa veramente schifo, in cui vi faccio vedere il trailer il promo del festival. Festival che noi facciamo ogni anno da 9 anni, sì, 8 anni e mezzo, perché un anno abbiamo saltato mezzo anno per via del Covid. Io sono giurato, non coordinatore, collaboratore e mi occupo della parte di comunicazione, cioè dei video, di tutto quello che è audiovisivo di questo festival. Per cui una volta che abbiamo scelto tutto quanto, devo produrre il video di promozione, che negli ultimi 2 o 3 anni ho realizzato facendo uso sapientemente di Bitmark. Che cos'è Bitmark? È un'applicazione che io ho scritto, che vendo in maniera piuttosto copiosa, perché è un'applicazione molto utile a chi deve fare velocemente dei video a tempo di musica. Come funziona? La primissima versione di Bitmark X, faceva questa cosa molto semplice. Gli davi in pasto una canzone, l'applicazione trovava i punti di beat, cioè quando c'è il tunes, 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 comunque trovava il treno di marker principale della musica e esportava la canzone con i marker applicati in Final Cut. Bitmart 2 faceva la stessa cosa con l'aggiunta di alcune feature in più, tipo marcare il primo quarto di 4 quarti in modo tale da avere delle misure, in modo tale da poter essere molto più facilitati nel conteggio e nel taglio, ti consentiva già di tagliare le canzoni, insomma ti dava un po' di feature in più, però essenzialmente era una Bitmark X con gli steroidi. Poi è venuto il momento di Bitmark 3, che io ho chiamato Bitmark Pro perché la mia idea è stata quella di veicolato e anzi soprattutto imposto dal fatto che non ero riuscito a trovare un algoritmo altrettanto efficiente. La mia idea è stata quella di prendere una canzone, trovare dei marker che magari non erano i marker che ti venivano in mente, marker che comunque davano il senso del ritmo, ma non il ritmo quadrato, tipo 1, 2, 3, 4. Se la canzone faceva tum ta, tu, tum ta, ti faceva questi marker qui, per cui diciamo che non ti dava il treno principale, non ti dà il treno principale questa applicazione, ma ti dà un altro treno. E dato che non riuscivo a trovare il modo di infilare tutte queste cose nella giusta posizione, mi sono detto, sai che c'è, io quando faccio i montaggi a tempo di musica, non vado sempre così quadrato 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cerco a modo mio di interpretare la musica e di cambiare il montaggio in modo tale da aggiungere un secondo treno ritmico, un treno ritmico visuale che si va a sommare a quello auditivo in maniera più o meno, come si dice,
più o meno inconsapevole. Allora ho detto, facciamo sì che questa applicazione diventa un'applicazione molto più potente che ti consente di tirar dentro 10, 20, 100 clip e di fare un montaggio in automatico sulla musica, in modo tale che tu vai su Final Cut e devi solo sistemare alcune cose. E è un'applicazione che ha avuto relativamente meno successo rispetto a Bitmart 2. Diciamo che ho venduto un terzo delle copie, ma costa il doppio circa. E la cosa più figa di Bitmark Pro è che è un'applicazione diversa, cioè non ti consente di fare il montaggio a tempo di musica, ma ti consente di fare un montaggio guida in automatico a tempo di musica, in modo tale che l'applicazione già ti monta le cose. E negli ultimi 3-4 anni ho utilizzato questa applicazione per fare il montaggio del festival. Come facevo? Estraevo in qualche modo, che dopo vi racconto, alcune clip, eh, alcune sequenze dai corti che ci arrivavano. Quest'anno i corti che proietteremo sono 16, no 17, eh, in modo tale da avere tante sequenzine, 5, 6, 7 sequenze per ogni corto. Tiravo dentro tutte queste sequenze in Bitmark e mi facevo fare un montaggio in automatico, completamente a caso, a tempo di musica. E su questo ci aggiungevo le scritte, tipo quelle che avete visto, no? Avete visto? Ve l'ho già fatto vedere il video? Ma spero di sì, se no va bene così. Come si dice, tutte queste le scritte che però andavano in sovraimpressione, come nella versione di 2 anni fa, guardatela. Ecco, nella versione di 2 anni fa, in pratica c'era un montaggio di clip più o meno belle, scelte da me, in maniera
proprio guardandole una a una, o comunque avendo visto tutti i corti, riconoscendo le cose che possono essere interessanti, di sotto puntiamo a livello drammatico, per cui ho delle inquadrature molto belle o dei primi piani molto intensi. Fatto questa cosa qui, ho sbagliato strada tra l'altro, ma va bene lo stesso, ci aggiungevo sopra la parte grafica e così è andato per diversi anni. Quest'anno mi sono detto, a me il fatto di mettere una grafica in movimento, un testo, che magari dura 3-4 secondi per leggere 1800 € di montepremi, e in qualche modo animato, e che stesse sopra a 4-5 segmenti diversi di video, mi dà fastidio. Mi dà veramente fastidio, cioè è una di quelle cose che non è che, cioè non è, alla gente normale non dà fastidio, ma semanticamente è sbagliata, e questa cosa qua mi dava veramente, a me dava fastidio, cioè mi sentivo di aver fatto un lavoro fatto a metà. Per cui mi sono detto, sarebbe bello trovare il modo di mettere questi testi e metterli. La mia applicazione, tra l'altro, consentiva di specificare la prima e l'ultima clip e basta. E, e cavoli, a me mancava la possibilità di infilare queste clip qui. Non solo, le clip con i testi durano circa 4 secondi l'una, e tutte le varie clip che avevo preso dai vari cortometraggi duravano più o meno dai 4 secondi in su. Per cui, e i tagli erano tali per cui ogni inquadratura durava tipo 0,8 secondi in media. Questo cosa significa? Significa semplicemente che se io avessi tirato dentro questi filmati qua, i filmati con le clip con le scritte, avrei preso soltanto 0,8 secondi. E inizialmente mi sono detto, facciamo così, poi allargo queste, stringo un po' tutte quelle che stanno attorno e cerco di accomodare a mano eh, la cosa. E in più, dovendo fare le cose a random, avrei dovuto metterle a caso e poi dopo infilarle, cioè nel senso fare un lavoro che partiva dalla generazione della messa in fila casuale, ma che poi doveva essere cioè, messo a manina e sistemato a manina. Ed è quello che volevo evitare. Mi sono detto, ma non c'è un modo di fare l'override, di dire che a quel certo marker ci sta questa certa clip e lasciamola intera e non soltanto un segmento? Ed è quello che ho fatto, impiegandoci più o meno 16-18 ore di sviluppo programmatico, invece che, invece che di farlo a mano. 18 ore invece che 2 ore e mezza, sì, ma poi l'ho finito una volta per tutte. Altro fatto che vorrei teneste in considerazione è questo. Fino all'altro giorno, cioè fino a circa 10 giorni fa, il mio sistema per tirar fuori i segmenti da un video era molto semplice. Utilizzavo un'applicazione che anch'io ho scritto, che ha avuto un grandissimo successo, nel senso una gran bella coda lunga. Non ha avuto mai un boost di vendite, ma è sempre rimasta costante negli ultimi 4 anni. Forse ho iniziato a scrivere questa applicazione subito dopo la pandemia, però veramente con un sacco di tempo, che è FCP Cut Finder. L'obiettivo iniziale di questa applicazione era prendere un filmato, trovare i punti di taglio, cioè i cut, i tagli, e metterci dei marker e infine sparare fuori questi marker a Final Cut, come sempre. Però mi sono detto, cacchio, ma sta roba qui è anche utile per tirarmi fuori i segmenti veri e propri. Allora cosa ho fatto? Furbata cosmica. Ho messo la possibilità di esportare i segmenti. Nel senso, tu trovi tutti i segmenti, ti consente la possibilità di esportarli tutti, che è una cosa comoda in alcuni casi, ma anche abbastanza scomoda nella maggior parte dei casi, perché cosa vuol dire esportare tutti i segmenti? Un cortometraggio di 15 minuti potrebbe avere 250 segmenti. Di questi 250 ne uso 5-10. Capite che gli altri sono veramente completamente inutili? E ho detto, come faccio a trovare questi? Di solito facevo così, esportavo tutti questi segmenti in maniera molto senza coinvolgimento cerebrale, nel senso le esportavo, e dopo guardavo nella preview del Finder quelle che avevano le inquadrature che mi sembravano migliori e che mi ricordavo migliori, dal fatto appunto questi corti li ho sempre visti tutti.
e poi buttavo via il resto, oppure lo tenevo, oppure non lo so, insomma in qualche modo facevo. Questa cosa tra l'altro mi è venuta anche molto in aiuto, anche sul lavoro, perché in più di un'occasione mi hanno dato un video già montato, ho detto: mi tiri fuori queste sequenze", e allora utilizzavo questo sistema. Questo è stato fino a 10 giorni fa. Poi, no, forse era un mesetto fa. Poi a un certo punto mi son detto: "Devo ricominciare a fare le cose per il festival, devo rifare tutta questa trafila". Ma l'esportazione di questi segmenti, boh, sì, è una di quelle cose che si fa in automatico, lo tiri dentro il segmento nell'applicazione, tiri dentro la clip nell'applicazione, fai analizza, ci mette il suo tempo, di solito è 1,5 per, vuol dire che un corto di 10 minuti viene analizzato in 15 minuti, l'esportazione anche è piuttosto veloce. Però poi dopo la fase di cernita è lunga. Allora cosa ho detto? Non sarebbe carino trovare un'applicazione che mi identifica quali sono le sequenze migliori? Ma io l'ho fatta. L'ho fatta asterisco. Io ho fatto un'applicazione che si chiama Best Frame, che ho iniziato a vendere a febbraio di quest'anno, il cui obiettivo è semplice. È nato con l'idea di, sempre per una cosa che serviva a me, tirar fuori i fotogrammi migliori di un video, in modo tale che se io avessi un video girato di mio figlio, mi trovava quelle 2 o 3 fotografie che potevo stampare da quel video, ok? Poi ci ho aggiunto la possibilità, prima ancora di andare nella versione 1.0, prima ancora di andare in vendita, la possibilità di fare la stessa cosa, però considerando il video di partenza come un video formato da diverse sequenze, per cui ti consente di fare il reverse storyboarding. Comodo, bello, funziona, ma per cui ho già la possibilità di trovare le fotografie migliori, i momenti migliori, secondo una serie di parametri, basati tutti su modelli di intelligenza artificiale che vengono poi arrotolati dentro un algoritmo che valuta e pesa le varie componenti. E fin qui tutto ok, no? Vediamo se riesco a bilanciare il colore, anzi l'esposizione. Però che sarebbe utile fare questa cosa con i filmati. Allora io ho deciso di aggiungere una nuova versione per Best Frame, che uscirà a breve, che facesse proprio questo: prendesse un filmato, trovasse le sequenze, valutasse le sequenze in ordine di qualità, poi permettesse di trovare anche quelle con una certa durata, sopra tot numero di secondi, o sotto tot, eccetera, 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 in modo tale da poter fare esattamente questa cosa qui, trovare le 5/10 sequenze migliori per ogni corto. E qui arriva il punto fondamentale, su cui ci fermeremo in questa puntata, perché chiederò l'ausilio di altri sviluppatori, che spero mi rispondano in video relativamente brevemente, perché adesso arriva il nocciolo della questione, ed è una delle cose più forti, secondo me, dal punto di vista dell'impatto produttivo e dell'impatto di progetto, che è l'aggiunta di una nuova feature a un'applicazione già esistente. In che senso? Ve lo spiego dopo la pubblicità. Allora, torniamo indietro un attimino. Questa è una domanda che io faccio a chi sviluppa software, ok? Non è una cazzata. Cioè, nel senso, tutti voi potete ascoltare e, e farvi un'idea. Però è effettivamente questa cosa che pensate effettivamente per chi sviluppa software. Allora, ovvio che ci sono tanti modi e tante tipologie di sviluppo software. Io nella fattispecie faccio dei programmi, delle applicazioni desktop che girano sono pensate per un utente che fa tendenzialmente audio-video. Ok? Però puoi essere anche tu programmatore che sviluppi applicazioni mobile per il consumer, o tu programmatore che sviluppi applicazioni web, più front-end, più back-end, insomma, le solite cose. La domanda che vi faccio è questa qui. Immaginate di aver sviluppato una soluzione, che potrebbe essere l'applicazione, potrebbe essere quello che volete, una soluzione. Voi vi fate, che sia un'idea che avete partorito voi indipendentemente, siete degli indie come me, oppure è una cosa pensata per un cliente, e in qualche modo voi da soli o voi con il vostro team avete pensato a una soluzione. Nel senso, c'è da risolvere un problema, c'è da fare una cosa. Allora avete ben chiare le cose che dovete fare, o comunque più o meno avete le idee chiare. Come si organizza? Prima di tutto si parte dall'analisi dei requisiti, che è una cosa un po' più virtuale, però la filosofia è capire cosa bisogna fare
e di conseguenza puoi pensare a come farlo. Il come farlo di solito prevede la creazione di una struttura dati e poi di una business logic, cioè di un assieme di pezzi di programma che agiscono su questi dati, in modo tale che a partire da un certo input, certi dati di partenza, vengano generati dei dati di arrivo, ok? Questo va bene per qualsiasi applicazione, sia che dovete fare la contabilità dell'ufficio, sia che dovete generare in automatico un'immagine utilizzando un motore di intelligenza artificiale. Il concetto del programma di soluzione è sempre quella. Fate questa cosa con tutti gli aggiustamenti del caso, perché le specifiche non sono chiare, perché avete avuto in mente delle idee successive, però a un certo punto questa applicazione, questa soluzione esce ed è solida, ok? Funziona, fa quello che deve fare, magari può essere migliorata dal punto di vista delle performance, può essere migliorata dal punto di vista dell'interfaccia utente, ma il nocciolo c'è, cioè quello che deve fare l'applicazione c'è, quello che deve fare, come deve farlo c'è, si può in qualche modo migliorare l'esperienza dell'utente, però questa roba qui è quello che la cosa funziona. E poi a un certo punto vi viene in mente, a voi o al cliente, facciamo anche quest'altra cosa. Ed è una cosa a cui non avete pensato inizialmente, a cui non si era pensato inizialmente, e per cui non è che è soltanto una piccola miglioria, un aggiustamento. Bisogna proprio aggiungere qualcosa, bisogna fare una business logic nuova, ma, ed è quella la cosa più importante, la struttura dati esistente non è più sufficiente, ok? Per gestire questa novità. Per farvi capire un esempio, immaginate di avere un programma che fa delle cose con un documento e un documento è relativo soltanto a una pratica, ok? Perfetto. E a un certo punto, e praticamente negli anni sviluppate cose per questo programma che usa questo documento che fa una pratica sola. E a un certo punto vi dicono, però sarebbe interessante che nello stesso documento poter avere più pratiche, ok? Eh, la struttura dati sottostante non va più bene, non può più andare bene, perché è stata dimensionata per uno. Non è stata dimensionata per 2, per 3, per 10, per 1000, per uno. Già se fosse stata per 2 poteva già essere una cosa diversa. Questo cosa significa? Significa che bisogna creare una struttura nuova. E in quest'ottica, adesso vi chiedo a voi programmatori, qual è il vostro punto di vista? Cosa succede se avete un'idea per una nuova feature nella vostra applicazione che però necessita di modificare la struttura dati? Cosa fate? Cercate di martellare la novità sull'impalcatura precedente oppure cominciate da zero con una cosa completamente nuova? Non vale la risposta dipende, perché è ovvio che la risposta dipende semplicemente da quello che uno fa dopo. Una volta che hai fatto le cose, puoi dire sì, è stata una giusta mossa fare tutto da zero, oppure no, potevamo far tutto da zero, a seconda delle cose che hai fatto in precedenza. Cioè, adesso la domanda che vi chiedo è, di pancia, quando succede questa cosa qua, che c'è un'idea nuova, una richiesta nuova per un'applicazione, voi di pancia cosa pensate? Martello la soluzione in modo tale da farla aderire alla struttura dati, oppure cerco di modificare la struttura dati in modo da accogliere la nuova feature, oppure no, iniziamo da zero, aggiungiamo una cosa completamente nuova. Ok, questa è una cosa importante. E lo chiedo ai miei amici sviluppatori che adesso verranno intervistati su questa cosa. Poi dopo io vi dirò la mia, che è sbagliata. Ciao a tutti, sono Davide Gatti, per chi non mi conosce, e sono stato in qualche modo invocato dal nostro onnipotente Alex, il quale ha richiesto qualche informazione a quelli che lui ritiene dei programmatori, dei softwareisti. Bene, io non mi considero un programmatore, assolutamente. Di conseguenza ho la coscienza pulita, nonostante io abbia fatto davvero delle porcherie allucinanti a livello software. Quindi sono tranquillo e sereno. So di aver fatto delle porcherie, ma appunto perché non sono un programmatore. Ma comunque do il mio contributo lo stesso, perché lo scenario che ha raccontato Alex è davvero uno scenario, secondo me, abbastanza tipico. Poi certo, il programmatore professionista o quello che insomma fa questo di lavoro lo affronta in un modo sicuramente molto più deterministico e elaborato. Io invece ovviamente lo elaboro e lo
gestisco in maniera un po' alla volante, mettiamola così. Quindi, cosa faccio quando succede quanto è descritto da Alex? Io direi che quello che è descritto mi capita praticamente, oserei dire al 99% delle occasioni. Quando mi affidano la stesura di un software si parte sempre da una richiesta che generalmente è già abbastanza confusa e poco dettagliata, nella quale mi si dice: guarda, mi servirebbe avere questa roba che faccia questa cosa così e che ottengo questi risultati, che mi dia questi dati. Va bene, allora cerchi di comprendere quello che vogliono e ti mantieni anche un po' largo e cominci a buttare giù una cosa che dovrebbe essere quello che gli serve. Fatto quello, quando poi presenti il progetto fatto, loro ti dicono mediamente sempre: ma no, ma io intendevo, ma io volevo, ma però mi servirebbe anche questo, ah, ma già che tiri fuori quello, allora potresti tirare fuori anche quell'altro, ma visto che... E poi, una volta che insomma a suon di tentativi, di tante cose, si riesce a ottenere più o meno quello che inizialmente volevano, arriva il momento in cui cominciano a utilizzare questo programma per davvero. Perché finché si sviluppa, si fa, si mette in piedi, ma ancora non si usa. Poi arriva il momento che va in produzione, viene utilizzato, ci lavorano ed ecco che cominciano le novità, le nuove richieste. Perché mentre lavorano si accorgono che certe cose verrebbero meglio se desse degli altri tipi di risultati, se facesse degli altri tipi di calcoli, se facesse altre cose, insomma, e alla fine è un continuo e questo programma quasi non ha mai fine, inizia e non finisce mai. Ogni giorno mi viene indicato se può fare qualcosa di diverso, quindi è difficilissimo per me pensare di ricominciare ogni volta e di conseguenza cerco sempre di mettere una toppa a quello che sto facendo, fino ad arrivare a fare delle toppe che sono, non dico quasi più complicate del programma stesso, ma poco ci manca. Anche perché magari l'avevi organizzato inizialmente con una struttura dati molto limitata o locale, mentre invece un funzionamento più adeguato sarebbe stato se ti appoggiavi a un database più strutturato, tipo SQL, eccetera. In ogni caso, di norma, al 99% quello che faccio subisce il trattamento che Alex ci sta chiedendo, una riflessione, e io lo affronto sempre a suon di martellate e di rattoppi e di arrotolamenti e di annodamenti e di casino, tanto che poi alla fine nemmeno io riesco più a capirci niente di quello che sto facendo, perché comincio ad avere delle difficoltà a fare anche l'analisi di un problema, perché il software finché tutto va bene, ma quando c'è un problema da trovare non riesco più a capirci un tubo di quello che ho fatto, perché ho fatto tante di quelle porcherie che metà basta. Ma sono sereno, perché non sono un programmatore. Bene ragazzi, vi saluto e ci risentiamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti. Allora, martello nella nuova struttura o faccio qualcosa di nuovo? Dunque, diciamo che per come ho visto il mondo dell'informatica negli ultimi 10 anni, sono un carpentiere del martellaggio, cioè nel senso è molto raro che non mi trovi davanti a una situazione in cui tutto è già stato fatto, ci sono dei constraint che sono sia tecnologici, tipo Java 8 che non si può aggiornare perché la struttura non lo permette, che di tipo psicologico, la follia di chi scrive le specifiche, che in realtà non sono mai precise, non sono mai pensate, sono fatte da persone che principalmente credo che prendano le idee quando sono in bagno leggendo Informatici Senza Frontiere, probabilmente perché ti propongono delle cose che sono infattibili guardandoti con uno sguardo da cerbiato alla Bambi dicendo fallo, e tu purtroppo cerchi di fare quello che puoi, quindi la maggior parte del tempo quello è il risultato, ma l'ho visto sia in Italia, lavorando per banche e altri posti, inizialmente quando ho lavorato nel mondo della Vodafone, per dire, ho lavorato anche in Vodafone e lì ho visto di quelle cose, ma in realtà ho visto anche cose come Intel piuttosto che Salesforce e altri posti dove tendenzialmente il modus operandi era, per dire, faccio un esempio molto, molto astratto ma per capirsi. Allora, noi dovevamo fare un progetto di traslazione da Metal a AWS.
fatto riunione per decidere cosa fare e la riunione più o meno è andata in questo modo. Allora, questi sono gli slide di quello che ci serve e la presentazione finiva dicendo e facendo in questo modo risparmieremo X milioni e ottimizzeremo del X% le nostre prestazioni. Al che la mia domanda è stata, ma esattamente posso avere la documentazione su cui sono state fatte queste ricerche per capire un attimo com'è? E la risposta è stata, no, in realtà non ci sono, però a noi serve spendere X milioni in meno e avere un X% in più di prestazioni. E lì cosa fai? Non puoi mica scrivere qualcosa di nuovo, adatti quello che c'è e speri che vada bene con quello che hai. Ovviamente dimenticavo anche il terzo elemento del triangolo, cioè in realtà il triangolo che penso io nella mia testa è performante, espandibile, fatto bene, però non è un triangolo ma è inquadrato perché c'è anche fatto in un tempo ottimale. Il tempo ottimale non c'è quasi mai perché di solito le richieste sono per il giorno dopo o comunque molto molto poco in là nel tempo, quindi uno si sforza di fare quello che potrebbe essere un super lavoro in un tempo molto piccolo, ma penso che questo sia normale più o meno ovunque. Ciò detto, recuperando il discorso a bomba che mi ero un attimo perso, nel mondo ideale io vorrei poter fare tutto da capo, fatto bene, studiato bene, col giusto budget e le giuste tecnologie. Purtroppo la situazione standard è adattare cerchi con un quadrato sperando che quello su cui lavori sia chiuso perché non puoi toccarlo, ma espandibile, o almeno il più espandibile possibile. E quindi la mia risposta è: se mi chiedi cosa vorrei fare, tutto bene, fatto decentemente in un tempo giusto. Se mi chiedi cosa faccio realmente, ti direi che il 90% è abbozzare, sistemare, fare il carrozziere, diciamo, del codice, sia a livello di codice, ma anche proprio a livello di infrastruttura, avendo lavorato in entrambi i mondi, il risultato è più o meno quello. Quindi questa è la mia breve risposta, spero che abbia aiutato la tua domanda iniziale e niente, alla prossima. Come funziona? Funziona che Alex chiede e Francesco risponde, anche se non sviluppa da non so più quanto tempo. Allora, io sviluppavo un software che era praticamente definito dagli utenti. Io davo loro una piccola traccia, una piccola base. Loro mi dicevano, bello, sì, figo, piace, però vorremmo anche questo. E io aggiungevo quello che volevano. Quindi il mio programma era praticamente basato su quello che loro volevano. E quindi il mio aggiungere cose era già previsto. E quindi io aggiungevo cose by design e quindi ero già orientato al fare, era un programma molto semplice, era un client server, un piccolo database e quindi aggiungere tabelle, aggiungere campi era abbastanza semplice e lo facevo praticamente per definizione, quindi non mi è mai successo di dover fare un software fatto, finito, chiuso e poi aggiungere altro dopo. Io ho sempre fatto un software già progettato per essere espanso e aggiungere funzionalità, aggiungere cose e quindi per me funzionava molto molto bene così. Alex, grazie per avermelo chiesto e spero che il mio contributo sia stato di tuo gradimento. Ciao ciao! Allora Alex, alla domanda che tu mi fai io normalmente risponderei con un dipende, chiaramente. Dipende dal tipo di applicazione, dipende dal codice, dal cliente, dalle risorse che hai a disposizione. Però tu giustamente la risposta dipende l'hai già esclusa perché è quella più facile ed è quella che in effetti non risponde. E quindi mi chiedi di rispondere di pancia e io di pancia ti direi che l'applicazione secondo me, almeno da quanto descrivi, da quel poco che si può capire dall'esempio che hai fatto, andrebbe rifatta da capo. Il motivo secondo me è che nel momento in cui tu vai ad agire sulla base dati, a modificare la base dati, ti stai già predisponendo per andare a rompere, tra virgolette, tutto il silo che c'è al di sopra, quindi la business logic, i modelli, se ci sono, le viste, eccetera. Per cui già quasi sicuramente dovrai mettere mano a tanto codice di quello vecchio e quindi potrebbe avere senso
adesso che magari hai le idee più chiare sui requisiti, maggiori informazioni, hai fatto tanti esperimenti nel corso del tempo, potrebbe avere senso andare a rifare tutto sulla base di queste nuove conoscenze, magari in modo migliore, in modo più efficiente, più ottimizzato, con del codice più pulito, eccetera. Se poi la tua domanda è più di tipo esistenziale, devi sapere che io ho tutto un framework condizionale che utilizzo nel momento in cui ho bisogno di prendere questo tipo di decisioni, cosa che tra l'altro mi capita anche abbastanza spesso, che si basa su tutta una serie di raccolta di specifiche e requisiti, e poi sulla legge di Pareto, quella dell'80-20, grazie alla quale alla fine individuo una soglia oltre la quale mi conviene rifare tutto da capo e al di qua della quale invece mantenere tutto così com'è, aggiungere solamente le funzionalità nuove mancanti. Però ti posso dire che se devo esprimere una preferenza personale, preferisco rifare le cose quando c'è necessità di fare modifiche abbastanza sostenute. Questo perché, sempre come dicevo prima, sono convinto che con le conoscenze accumulate nel corso del tempo, sia personali sia riguardanti il progetto, riscrivere quando è possibile permette di fare le cose molto meglio, in maniera più ottimizzata, e sono abbastanza un fan del codice pulito e non tanto del fatto funziona, allora non lo toccare, sta bene dov'è. E spero di aver risposto alla tua domanda. Come potete sicuramente notare dal mio abbigliamento, sono passati diversi giorni dall'ultima volta che ho registrato, e sono anche pretty sicuro che almeno 2 persone hanno risposto al mio appello, per cui tra prima e adesso avete visto almeno 2 video di testimonianze. Mi auguro che ne rispondano di più, però vediamo cosa succede. Allora, perché vi racconto tutto questo? Perché cercherò di fare un pochettino di ordine. Con Best Frame ho pensato, inseriamo appunto la possibilità di trovare i segmenti migliori. Già Best Frame ha al suo interno la possibilità di trovare i segmenti, cioè le sottoclip, trovare i tagli, fatte in un modo veramente, passatemi il termine, ad de Carlona, cioè mentre FCP Cat Funder ha 3 algoritmi diversi per trovare le differenze, la mia applicazione essenzialmente ne ha soltanto uno, cioè trova la differenza di colori, ma funziona abbastanza bene, ok? È perfetta? No, sbaglia nello 0,3% dei casi. Ma sti cazzi, no? Vuoi venirmi addosso? Prego, cioè, facciamo l'amore? No, 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 non facciamo l'amore. Però diciamo che per trovare le sequenze migliori, cioè, sempre nell'ottica di quantità piuttosto che qualità, cioè un buono che se ne frega dell'ottimo, la cosa funziona così. Allora, inizialmente ho fatto una cosa molto poco rispettosa delle performance. Praticamente, prendendo l'algoritmo precedente, la mia idea è quella di fare la scansione di tutti i singoli fotogrammi, analizzare tutti i singoli fotogrammi, e quando c'è una differenza di come si chiama? Una certa differenza sensibile di colore tra un fotogramma e quello successivo, si passa a un'altra sequenza, ok? Questa cosa qui, dal punto di vista teorico, funziona. Dal punto di vista pratico era molto time consuming, per cui ho iniziato facendo la scansione soltanto della differenza di colori, ok? In questo modo io mi andavo a capire quali fossero i fotogrammi di una sequenza e poi quelli della sequenza successiva, andando a trovare tutti i tagli, tutte le clip. Io odio ste cazzo di dossi artificiali che non servono un cazzo, perché comunque la gente qui va veloce, sono alti, lo so che voi bravi che dite no, ma sono utili perché la gente rallenta, bla 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 bla, però il mio telefono poi va in crisi perché continua a piegarsi, come adesso. Vabbè, andiamo avanti. Dicevo, l'algoritmo funziona abbastanza bene, ma dal punto di vista delle performance non era al massimo. Allora a un certo punto ho iniziato a migliorare la cosa
andando essenzialmente a fare la scansione di tutti i colori, il che è una cosa molto veloce. Una volta che ho tutti i fotogrammi, la definizione della matrice di 10x10 colori è nell'ordine del centesimo, 2 centesimi di secondo, per cui essenzialmente è molto buono, cioè praticamente in tempo reale. E una volta che ho la sequenza, uso un altro tipo di algoritmo, un algoritmo che va a beccare un po' di fotogrammi della sequenza per poi individuare sotto una certa percentuale, tipo il 10%, per cui se una clip è formata da 100 fotogrammi ne analizzo 10 a caso, per poi andare a trovare a questo punto quelli un pochettino più sensati e andare a fare una media di valore di qualità per la clip stessa. Non ho ancora implementato la possibilità di trovare comunque, partendo da questi 10 casuali, quello migliore, andando a fare una ricerca euristica, ma magari lo faremo, magari non lo so, cioè in qualche modo ci inventiamo, partendo magari da quello migliore di questi che ho trovato. Vediamo, non è quella la cosa fondamentale. Però per fare questa cosa qui, dal punto di vista dell'interfaccia, l'interfaccia una volta trovate le sequenze è identica a quella di aver trovato i fotogrammi. Però la struttura dati è differente perché mentre per i fotogrammi ho i fotogrammi, nelle sequenze ho questa indicazione di qual è il time in, il time out e quali sono i fotogrammi che appartengono a questa sequenza e sulla base dei fotogrammi che appartengono a questa sequenza andare a ricavare per la sequenza i vari valori, il valore qualitativo generale, poi i valori qualitativi per le varie sottocategorie, volti, occhi, animali, poi tutti i tag che possono essere trovati, i tag fatti con l'intelligenza artificiale, i tag trovati dai testi che appaiono nei video, insomma, in modo tale da poter fare la ricerca. E di conseguenza, mentre prima avevo essenzialmente dei fotogrammi che venivano analizzati, adesso ho delle sequenze che contengono, ogni sequenza ha una lista di fotogrammi. Per cui diciamo che ho dovuto aggiungere questa struttura alla struttura precedente. E tra l'altro questa cosa qui è molto time consuming e memory consuming, per cui un cortometraggio di 15 minuti mi occupava qualcosa come 1 gigabyte di file, perché il file viene salvato come un JSON, che è la rappresentazione in JSON della struttura dati sottostante. Ho deciso di eliminare dal JSON tutte le informazioni di colore dei fotogrammi, il che va a contenere tantissimo l'occupazione di spazio, però tendenzialmente diciamo che c'è un sacco di roba. Adesso un cortometraggio di 15 minuti tendenzialmente mi crea un file progetto di 100-150 megabyte, che sono tantissimi effettivamente. Però devo ancora capire se c'è qualche informazione che posso tralasciare oppure no. JSON è una struttura dati molto bella, ma non è particolarmente efficiente. Col senno di poi avrei potuto creare un Swift porca puttana, scusatemi, mi sono autodistrutto gli occhiali. Mi sarei potuto creare un database in Swift Data che salva all'interno del file, in modo tale da avere anche una molto più veloce possibilità di caricamento. Però ragazzi, cioè, col senno di poi sono bravi tutti a fare le cose. Andare ad aggiungere adesso il database è un casino, perché la struttura dati precedente non è una struttura contenitore, ma ha un file unico, per cui sarebbe veramente un macello. E dovrei avere 2 versioni differenti, è proprio un casino. Va bene così per adesso. Se la gente non si è lamentata, nessuno si è lamentato dell'occupazione di spazio, sti cazzi, ok? Però come vedete ho dovuto creare tutta una nuova struttura e mascherare questa struttura dal punto di vista dell'interfaccia. Adesso l'interfaccia ha delle possibilità differenti, tra cui la possibilità di scegliere la durata minima, massima della clip, o fare una ricerca a livello qualitativo, in modo tale da trovare soltanto le clip più qualitativamente elevate. È bello, funziona, devo ancora rimare 2 o 3 cosine di interfaccia, però siamo quasi pronti. Ed è la cosa più figa, che questa roba qui è veramente utile
è anche più utile per chi monta rispetto a trovare le fotografie. E che è anche un problema perché effettivamente mi sto concentrando su un secondo segmento di pubblico. Non è lo stesso segmento di prima, che poteva essere più casual, questo è più video, è più professionale e dovrà anche trovare il modo di vendere questa applicazione, di spiegare questa roba qui. Però ci sono anche abbastanza dentro. Mi piacerebbe che Best Frame diventasse Best Frames, però vabbè. L'ultima cosa che mi piacerebbe aggiungere, ma non credo che lo farò nella versione 1.1, ma lo farò nella versione 1.2 più che altro, è la possibilità anche di selezionare all'interno delle clip la subclip, la subclip. Nel senso, mettiamo caso che io ho un video di 1 minuto che è composto da 6 clip, ognuna delle quali dura 10 secondi, più o meno. Una durerà 8, una durerà 12, però avete capito. Sarebbe anche interessante trovare non soltanto le clip migliori, ma di ogni clip i 5 secondi migliori, ok? Il che ti consente anche di trovare, se a te interessa di fare un montaggio molto veloce, non ti interessa di avere una clip di 20 secondi, se poi ne utilizzare al massimo 3, perché poi questa roba qui magari va a finire dentro bitmark, cosa di cui parleremo più avanti. Direi in un altro video perché mi sono già dilungato tanto e così almeno ho un po' di contenuti da spararvi nei prossimi giorni. Sarebbe interessante trovare questa cosa qui, nel senso fare anche questo tipo di analisi. E questa roba qui è un pochettino più complicata, per 2 motivi. Motivo numero 1, allora, se io di un video di 10 secondi, 30 fotogrammi al secondo, ho 300 fotogrammi, ok? E di questi 300 fotogrammi faccio un'analisi di ogni singolo fotogramma, per cui ho un valore di punteggio per ogni singolo fotogramma. A questo punto io posso trovarmi in maniera più o meno neanche tanto euristica, andando a fare questa finestra, andiamo a prenderci 5 secondi che mi interessano di più, per cui i 150 fotogrammi consecutivi col punteggio maggiore. Come si fa? È abbastanza una roba tipicamente che si può fare anche brute force. Tanto comunque ogni volta che tiri dentro il punteggio del fotogramma successivo, discardi il punteggio del primo fotogramma e sei a posto, no? Tendenzialmente è molto facile. Dopo aver fatto il primo è una cosa di, diciamo, O alla N, o N, per cui la complessità è lineare. E a questo punto ti trovi l'intervallo di fotogrammi la cui media, cioè, o anche il totale, è maggiore di tutti gli altri, e a questo punto estrapoli soltanto questo segmento qui. Questo però necessiterebbe di rifare l'analisi dei fotogrammi. Perché? Perché, come vi ho detto, quando faccio l'analisi delle clip non analizzo tutti i fotogrammi, ma ne prendo uno ogni tanto, di default il 15%, poi stabilisco anche un minimo numero di fotogrammi e un numero massimo di fotogrammi, per cui nel senso, di solito ho messo, se non sbaglio, che almeno ne prendo 4 di fotogrammi e al massimo ne prendo 15, per dirvi, così anche se c'è un video di 500 fotogrammi non è che ne prendo più di tanti. Perché di sì? Perché tanto essenzialmente è una questione di quantità più che di qualità, non è perfezione ma un'approssimazione della perfezione. Però per fare questa cosa qua a questo punto devo fare l'analisi di tutto il video ed è un po', cioè sarebbe un po' una perdita di tempo, anche perché poi una volta che ho tirato dentro il fotogramma, io i fotogrammi li discardo perché occupano un sacco di spazio, per cui questa roba qui è un po' complicata. Allora, l'alternativa che mi è venuta in mente è quella di prendere i fotogrammi e di fotogrammi che ho preso soltanto quelli che ho analizzato, anche nell'ipotesi che a un certo punto decida di prendere il fotogramma che è venuto meglio, che ha lo score migliore, e a partire da questo andarmi a trovare euristicamente il punto di massimo, in modo tale da dire euristicamente questo è il fotogramma più bello di tutto il video. Nota a margine, adesso si può anche esportare comunque il fotogramma foto a partire da una sequenza, chiuse parentesi, e a questo punto se io ho una percentuale di fotogrammi intorno al 10-15% che sono stati analizzati, fare la media mobile è un problema perché devo in qualche modo interpolare. E come faccio l'interpolazione? Essenzialmente un'interpolazione lineare. Non sto lì a inventarmi spline o cose del genere. Praticamente se io ho 300 fotogrammi e ho analizzato soltanto 30, 40, cazzi ne so, fotogrammi, vado a interpolare i valori di punteggio per tutti gli altri. A questo punto posso farmi una media mobile
più o meno approssimativamente funzionante. In questo modo riesco a tirar fuori il segmento che mi serve. La cosa bella è che io vi racconto queste cose qui e intanto che ve le racconto me le immagino e così facendo mi viene voglia di realizzarle. Chi è che mi sta chiamando? No, per adesso non ti chiamo. Dai. Vi richiamo dopo. Chiunque tu sia, un numero sconosciuto. Ripeto, è bello per me perché così io raccontandovi le cose me le figuro e poi riesco a implementarle un po' meglio. Queste chiacchierate che io faccio con voi sono la mia fase di analisi anche a livello psicoterapeutico. È analisi e di conseguenza è già una sorta di idea di implementazione, ma con delle idee di come fare le cose e anche col rispetto delle performance. Sempre rispettare le performance. Vabbè, quanto tempo è passato? 15 minuti dall'ultima pubblicità. Andiamo subito. Vabbè, allora, mi sono dilungato tanto, questa puntata è già diventata molto lunga, per cui vi parlerò di Bitmart Pro nel prossimo episodio che registrerò, anche perché comincio a sentire la fatica della voce. Allora, sappiate che ho utilizzato il prototipo di questa applicazione per estrapolare i video e per preparare il montaggio e devo dire che questa cosa qui mi è servita tantissimo. Servita tantissimo e perché poi a valle di queste elaborazioni ed estrapolazioni e delle mie modifiche fatte a Bitmart Pro, il video che è stato montato in maniera algoritmica mi ha preso qualcosa come 5 minuti di lavoro invece che molto di più. Che altro aggiungere? Adesso l'esportazione delle singole clip è molto lenta perché passa attraverso FFmpeg per mia comodità, perché così posso tirare dentro un sacco di filmati che non gestirei nativamente direttamente con le API di macOS, perché ci sono un sacco di formati che non vengono supportati, mentre adesso sì. E anzi potrei anche pensare di aggiungere dei formati di supporto tipo l'MXF, l'MTS, le vecchie versioni di AVI, non lo so, per dire. C'è questa possibilità. L'esportazione è lenta, ma non è comunque tempo di elaborazione della macchina, non dell'uomo, per cui sti cazzi, va bene. Ripeto sempre, cioè se la macchina impiega una notte a fare il lavoro e non ci impieghi tu un'ora, o hai veramente una fottutissima fretta e allora sono grandi cazzi, oppure ti puoi concedere il lusso di risparmiare un'ora della tua vita e farlo fare al tuo computer, che è quello per cui è nato. E che altro aggiungere? Direi che vi ho detto tutto quello che volevo raccontarvi. No, non vi ho detto tutto, vi ho detto la metà perché poi la seconda metà ha a che vedere con Bitmark. Ma sono anche contento di metterci un giorno in più a registrare perché anche lì sto aggiungendo una nuova feature che potrebbe essere un'altra figata cosmica. In realtà è una figata cosmica asterisco, però diciamo che è un piccolo passo verso Bitmark 4 perché più ci lavoro più penso che sarebbe interessante raccogliere tutte queste cose che ho sviluppato e di costruire un nuovo strumento per l'auto editing che funzioni bene. Niente, allora a questo punto direi che vi ho raccontato tutto. Vi ricordo che se avete visto sta roba, qui c'è un'iconcina, adesso la faccio così, l'iconcina, che significa commentate sto video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere annunziati con fumata bianca quando c'è un nuovo video. Ma la cosa più importante per me è il commento. Sarebbe interessante ricevere qualsiasi tipo di commento del tipo fottiti, perché comunque aumenta l'engaging del video. Dovrei fare dei video controversi, tipo la terra è piatta e non ce lo dicono, però non è neanche la mia etica che mi impedisce di farla sta cosa, perché secondo me ogni tanto il vannamarchismo è se la gente è coglione è giusto incularla. Non è quello. È che perché proprio non sarei capace di fare un video complottista. Non ho le basi, non seguendo il complottismo. Però vabbè, è sempre bello. Naturalmente, se avete ascoltato questa roba in audio nel mio podcast Tecnopills, siete invitati ad andare sul gruppo Telegram, telegram.me/technopillsriot per commentare, per dire ciao, eccetera, eccetera, eccetera. Lo farete o non lo farete? Non lo so, ci spero sempre, ma va bene così.
In audio a valle di quello che vi ho raccontato c'è il riassunto fatto da ChatGPT, realizzato con GPT-4o. Non mi ricordo se ho già cambiato e ho già messo Gemini, solo che l'ultima volta mi sono riascoltato proprio ieri sera. L'output è venuto fuori in Markdown, per cui c'erano asterisco, asterisco, bla 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 bla, asterisco, asterisco, cioè tutto un sacco di asterischi che erano un po' esagerati. Per cui o farò una sorta di parsing a posteriori, oppure sottolineerò a ChatGPT: oh, non mi devi dare il markdown, solo il testo flatto. Ci si prova. E basta. Grazie di avermi seguito, e vi ricordo che tutta sta roba qui è figlia sotto l'ombrello di Runtime Radio, che è un collettivo di persone che augurerei a ognuno di voi di incontrare nella vita, perché sono tutti strambi, non ce n'è uno normale, ma sono strambi con un cuore grande così. E il che non è molto utile nel caso in cui avessero bisogno di un trapianto di cuore, perché dovrebbero trovare un cuore grande così. Ma noi non gli auguriamo il trapianto di niente. Che altro aggiungere? Basta. È stato bellissimo. Spero che un sacco di gente abbia registrato la sua cantilena, altrimenti niente. Non so quanto avete appreso di quello che vi ho raccontato oggi. Io sinceramente sono molto contento, per cui so contento io. Buona camicia a tutti, che non vuol dire un cazzo. Ciao!